Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, anche ascendente bilancia o luna in bilancia o Venere in bilancia. Oggi andiamo a vedere cosa sta per accadere nell'amore. Lo facciamo con un grande classico, quindi lettura grande classico, dove ci aggiungeremo alla fine il nostro approccio co-creativo, della nostra tarologia co-creativa. Sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, e nel tuo immaginario erotico, a parte il tuo amante mistico, sposa celeste o sposo celeste, vediamo cosa sta per accadere in amore. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, bilancia, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore, verità e passione. Bilancia, cosa sta per accadere in amore? Allora, andiamo a vedere prima di tutto la tua energia. Qual è la tua energia amorosa in questo momento? Beh, hai una bellissima energia di celebrazione, ti vedo contenta, contento, al di là che ci sia una persona o meno. Ti vedo celebrare con... sai che quando celebri la gioia si moltiplica, no? Hai una bellissima energia di condivisione e di celebrazione. Molto bella per partire la lettura. La gioia crea entusiasmo, cioè nel senso è contagiosa, quindi hai una bellissima energia, magari che stai conoscendo persone nuove, sei con amici, ti condividi e sai quella leggerezza bella che permette la possibilità di creare grandi cose. Ecco, hai una bellissima energia di condivisione, di bellezza, di celebrazione. Ripeto, se non c'è nessuno, vedo che potresti conoscere persone nuove o anche celebrare con amici, sai, quell'amore condiviso, anche se non è ancora amore di coppia, no? Ti vedo contenta o contento in questo momento di condividere. Non ti vedo sola, sei proprio circondata da persone che ti vogliono bene, o solo. Vediamo adesso quale esperienza d'amore vuole vivere la tua anima. Questa è una carta centrale in tutta la lettura, perché andiamo a vedere che esperienza vuole vivere la tua anima a mezzo della relazione. Vuole fare nuove esperienze, vuole imparare, vuole essere un apprendista della vita e tu vuoi donarti, come ricordiamo sempre che il vero maestro è colui che non smette mai di sentirsi allievo della vita. E quindi il paggio dei denari ti vedo con energia propositiva verso l'altro, di novità, voglia di conoscere, di apprendere a mezzo dell'altro, te stessa o te stesso, volenterosa, ti poni con umiltà nei confronti dell'altro, chiunque l'altro sia, con la voglia di condividersi, di crescere, di imparare. È bellissimo, sì. Vediamo quale può essere un po' la paura, cioè vediamo qual è lo schema, quell'attaccamento che appartiene ancora alla vecchia modalità amorosa, no? E che può bloccare quello che vuole l'anima. Vediamo quale può essere quello schema attaccamento. Vediamo. Sì, l'idea di che da sola stai bene. Cioè, aspetta, mo ti dico. Il 9 di denari è un'energia bellissima, sapete quanto amo visceralmente questa carta, ma nella posizione del blocco è un po' l'idea che nessuno può entrare nel mio campo, io sto bene così, ho paura di perdere la mia autonomia, la mia autosufficienza emotiva, ti do un pezzettino ma non proprio, la tua anima vuole sperimentarsi, mettersi dal 9 di denari al paggio di denari, cioè eh, vuole farti sperimentare il nuovo l'anima, cioè e come fai a sperimentare il nuovo? Quando entri nella posizione che io so di non sapere, io non ho ancora raggiunto nulla fondamentalmente, cioè io so di non sapere, fino a quando siamo incarnati dobbiamo sempre stare nella posizione del paggio di denari, come dice la tua anima, no? Il blocco è una vecchia resistenza, un modo di relazionarsi all'altro, non voglio dire non concedersi del tutto, non darsi del tutto, ma stabilire sempre dei confini, cioè al di là di qua non passi, che potrebbe essere giusto fino a un certo punto, mi spiego, è giusto, però se l'anima lo mette al blocco, queste due carte sono indicative, perché qua c'è l'allievo, qua è come se fosse il maestro già arrivato,
mi spiego, no? L'anima tua vuole farti sperimentare, essere allieva o allievo della vita, e guardare con compassione gli altri e adoperarsi in tal senso. Invece il 9 di denari in questa posizione di blocco è un po' quell'egoismo che da sano egoismo diventa no, tu da qua non ci passi, un po' così, un po' questa resistenza, no? Vediamo, vabbè, ma non è qualcosa di grave qua, cioè, voglio dire, hai una bellissima energia. Vediamo l'altra persona che arriva da te. Chi sta arrivando nella tua vita amorosa o chi sta diventando centrale nella tua vita amorosa? Può essere una persona che già conosci. E adesso andiamo a vedere o che non conosci l'energia di questa persona al di là di te, va bene? Qual è l'energia di questa persona che sta arrivando nella tua vita della bilancia? È una persona che... e qua c'è il 10 di coppe. Questa è una persona che sa riconoscere la felicità. E la felicità fatta apparecchiare insieme, vedi? Per altre persone. Questa è una persona che... Qua c'è la luna, molto indicativa, la carta anche, no? È una persona che sa riconoscere la felicità, sa vivere la felicità. La luna, la notte, questo è anche indicativo perché mi racconta che è una persona che sta comoda con le proprie emozioni, cioè si sente bene con le proprie emozioni, anche quelle più sotterranee, le ama. È una persona che sa creare armonia. Bellissima energia di questa persona, sa creare armonia con gli altri, sa rendere speciale i momenti insieme, sa creare momenti belli con le altre persone. Vediamo come si pone adesso energeticamente nei tuoi confronti o come si porrà nei tuoi confronti. Come si pone energeticamente nei tuoi confronti questa persona? Bello, con la voglia di esplorare, con la voglia di facciamo questa cosa, facciamo quest'altra. Il paggio di bastoni, dimostrando interesse nei tuoi confronti proprio a livello sensoriale, anche erotico, passionale, con curiosità anche, no? Con la voglia di scoprirti, con la voglia di scoprire, una bellissima energia di apertura, di avventura, di spazio, di nuove esperienze, una bella bella energia. Come, cioè la tua anima vuole la stessa cosa che vuole l'anima dell'altra persona, vedi? Tu ti approcci con concretezza, con terra, no? Facciamo questo, facciamo quest'altro. L'altra persona con questo fuoco, il paggio di bastoni, accende questa miccia della tua anima, mi spiego? Bello. Adesso andiamo a vedere cosa sente o cosa sentirà per te. Cosa sente questa persona per te o cosa sentirà per te? Bellissimo, questa persona è fiera di te, 6 di bastoni, si sentirà fiera di te, come si sentirà fiera di averti incontrata, di averti incontrato. Il 6 di bastoni, vedi qua ci sono due donne che fanno un accordo con una sorta di stemma, una medaglia, sembrerebbe un asso di denari con il fuoco, cioè guarda, ho detto, mo lo stavo guardando, denari con il fuoco, denari con il fuoco. Cioè, cosa prova per te? Si sente che ha fatto una, se la conosci in questi giorni, o se la stai conoscendo, una bellissima conoscenza, un'interazione bella, una condivisione bella. Si sentirà fiero di te, fiero o fiera di te questa persona. E ti mostrerà, ti sarà fiero, no? Ehm, di starti vicino, c'è un orgoglio bello, no? Guardate che persona ho vicino, c'è un bello orgoglio qua, nel senso più bello, del termine. Vediamo a questo punto quali sono le sue reali intenzioni, cioè cosa vuole da questo rapporto. Cosa vuole da questo rapporto? Quali sono le sue reali intenzioni? Beh, re di denari, vuole costruire. Cioè, vuole sentire cosa vuole da questo rapporto? Vuole dare protezione al rapporto, vuole esserci nel rapporto, vuole dare valore, qua i denari con il denaro qui, no? Vuole dare valore a questo rapporto. Le sue intenzioni sono quelle di metterci valore, impegno, presenza, assolutamente sì. Beh, aveva già una bellissima energia, eh? Adesso vediamo come si muoverà concretamente nei tuoi confronti. Vediamo come si muoverà concretamente nei tuoi confronti.
Sì, allora inizierà a costruire, vedrai che è una persona veramente affidabile. Tra i denari mi parla di una persona veramente affidabile, come si muoverà concretamente. È una persona veramente affidabile. Il tra i denari mi parla di cooperazione, lavorare insieme, cioè fare dei progetti e dei piani insieme. Questa persona è proprio fiera di te, fiera di quello che tu gli fai vivere, è una persona molto concreta, una persona molto affidabile, come si muoverà nei tuoi confronti, ti chiederà di fare dei piani, facciamo questo, facciamo quest'altro, concretamente, cioè si adopera per far funzionare, per fare dei piani, si lavora insieme, si costruisce qualcosa insieme, è una bellissima storia. È una bellissima storia. Se già stai insieme a questa persona, si muove con interesse nel costruire di più, la storia si amplia. Mm. Abbiamo visto queste prime energie, vediamo cosa accadrà tra di voi. Cosa accadrà tra di voi? Il 9 di bastoni mi parla sia di resilienza, sia di non arrendersi, no? Di resilienza, non arrendersi, anche di difese alte. Magari in questo momento ci può essere un po', stare un po' sul chi va là, cioè un po' ti osservo, due pagine, ti scruto, ti osservo. E il 9 di bastoni mi dice che nonostante magari alcune resistenze che si possono avere per svariati motivi, io qua non vedo nulla di grave però, per svariati motivi. Il 9 di bastoni mi parla del nonostante sia stanco, magari responsabilità, questioni, io vedo che da ambo le parti c'è la volontà, la voglia, nonostante il 9 di bastoni è una persona che ne ha passate tante, ha lottato tanto, è stato male, però non si è mai arreso. Quindi questo è cosa accadrà tra di voi. Non vi arrendete, capito? Cioè, dite ne vale la pena, non mi arrendo. Cerco, se sto lavorando, ho degli impegni di trovare lo spazio perché voglio fare questa cosa insieme a te, voglio questa cosa, ok? Ok, vediamo adesso dove tende questa storia. Se tutto rimane così com'è, dove tende ad andare questa storia? In un bellissimo amore, asso di coppe. Questa è tra le letture più belle che ho fatto, eh? L'asso di coppe, cioè più fluide che ho fatto, perché anche nelle cose più dure c'è la bellezza, no? Come ci insegniamo sempre. Dove tende questa storia? Asso di coppe, nel vero amore. Molto fluida questa lettura, molto fluida questa lettura, nel vero amore. Naturalmente tendere al vero amore con l'asso di coppe. C'è proprio, vedi le emozioni, la colomba, qua abbiamo il fiore di loto, e il fiore di loto cresce non nonostante la palude, il fiore di loto cresce proprio grazie alla palude, e qua c'è un lavoro interiore che è stato fatto da entrambi, molto profondo. I dolori, le avversità si sono vissute, ma ci hanno forgiati, non ci permettono di arrenderci, no? C'è proprio compartecipazione qua. Bellissimo. Non ce ne sarebbe bisogno, ma adesso facciamo la tarologia co-creativa in questi termini, vediamo un po'. Tra l'altro fino a questo momento non è uscito nessun arcano maggiore, questo è indicativo perché mi dice che proprio non ci sono interventi di quelli forti, di quelli che bisogna sentire proprio la chiamata, no? È tutto fluido. Vediamo carta undicesima, se cooperi con il destino. E qua richiamiamo la seconda carta, cioè se cooperi e ti poni come qualcosa di nuovo che non hai mai vissuto in modo pratico, no? Tendendo un po' ad alleggerire un po' le difese. Se cooperi con il destino, quali sono gli effetti di questo stesso evento? Se cooperi con il tuo destino, cioè con l'anima, che qua c'è l'amore per te 100%, se cooperi con il tuo destino ti sentirai viva, vivo, gli amanti, c'è proprio l'amore, vedo una bellissima condivisione, se copri con il destino l'amore ti si rivelerà in modo fluido, in modo bello, avevo appena detto che non ci sono arcani maggiori, è uscito proprio nella cooperazione, significa che stai già verso quello. Io non so se stai facendo con me il viaggio erotico degli arcani, lo trovi qua sotto all'info box, il corso gratuito su questo canale che migliaia di voi state sperimentando egregiamente.
Allora, la pratica degli amanti è importante per cooperare, per far andare in modo fluido questo evento. Vediamo invece se non cooperi, cioè se fai un po' di resistenza, no? Tenendoti un po' più chiusa o chiuso, se non cooperi con il destino, qual è l'effetto di questo stesso evento? Che continui a cercare spiegazioni con la mente, con il paggio di spade. La mente è un ruminare continuo e la mente ti impedisce di sentirti viva, di sentirti vivo, di sentirti veramente appagata, e quindi se continui, cioè è come se volessi, prima di fidarmi devo analizzare, analizzare, analizzare il paggio di spade. Se non cooperi con il tuo destino finisci che analizzi, analizzi, analizzi e non ti godi questa bellezza che sta arrivando, mi spiego? Non ti godi questo nuovo amore, non ti godi il rinnovo della relazione, continui a stare nella fatica della mente. E io ne ho passate tante, quindi prima di essere certa o certo devo vedere, devo controllare, devo fare. Vediamo, tredicesima carta, l'atto co-creativo. Cosa puoi fare concretamente per cooperare con la tua anima, quindi? Guarda, l'appeso, molla questo controllo. L'appeso qua cambia prospettiva in merito al controllo, molla il controllo, 9 di denari e paggio di spade, molla proprio il controllo. Lo puoi fare a mezzo della pratica, ti viene proprio senza pensare a niente, ti fai la pratica degli amanti almeno 2 o 3 volte in questa settimana se vuoi lavorare su questo aspetto amoroso, e va tranquilla proprio, non c'è nient'altro da dire, non c'è nient'altro da dire. Molla il controllo, pazienza e vedi che cosa accade. Molla la mente. Vediamo questa bellissima persona cosa ti dirà. Lo facciamo con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, specialmente se è una persona nuova, ragazze e miei ragazzi, mollate l'analisi della mente. Ma la persona giusta non è la persona giusta, no, devo mantenere il mio spazio, no, va bene? Perché ne vale la pena qui, cioè, come direbbe la nostra sorella, ne vale la gioia, sì. Vediamo un po' cosa ti dice questa persona. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Bellissimo. Che cos'è che non ha mai fatto nella vita questa persona? Assumersi la responsabilità di qualcosa di bello. E quindi nei suoi gesti, nelle sue cose, può essere proprio questa... cioè lo vediamo proprio contento, dare valore a quello che sto vivendo. Lo vediamo da qui. Magari farà dei gesti funzionali al fatto di sentire questa storia come un grande valore per lui o per lei, insomma. Bellissimo. Cos'altro? Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Questa persona, che cosa ti ho detto adesso, concepisce il valore tuo e della relazione. Cioè sa che se sbaglia ti perde, perché troppi aspettano un mio errore per averti. Quindi magari vi siete incontrati con altre persone, sa quanto tu abbia valore e c'è un reciproco potenziamento in questa relazione. Bellissimo. Vediamo cos'altro. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. È bellissima questa lettura, vede la sacralità, il sacrum facere, si offre, si dà a questa storia. Insieme cambieremo il mondo significa anche cambieremo la percezione di come guardiamo le cose. L'appeso, ricordati. Sei la mia vita, ragazze. Che altro ti devo dire qua? A volte basta mettere i miei oracoli, però mi piacciono da morire da Rocchi, quindi è una storia stupenda, eh? Vediamo cosa ti dicono queste altre. Eccola. I segni di reciprocità custodiscono cari ricordi. Fare regali in lingua d'amore, regali che parlano la lingua d'amore. Ti farà dei regali preziosi questa persona. Qua c'è un uomo che regala un bellissimo cagnolino a una donna, no? Ti farà dei regali che hanno valore. Cioè, che non significa magari l'anello d'oro brillante, magari no, o magari sì, non lo so, però ti farà un regalo vivo, di valore. Regali che parlano la lingua dell'amore ti fa, a seconda di quello che per questa persona è la lingua dell'amore. Ok, bellissimo. Cos'altro? Un'altra, eccola.
Sì, ci sarà una dichiarazione qua, proprio una dichiarazione. Le parole d'amore hanno un grande potere. Avverrà una dichiarazione. Guarda, è una lettura bellissima, cioè più lancio carte e più... Vediamo un'altra. Qua c'è un legame. Man mano che vi conoscete scoprite molte cose in comune. Il legame cresce, cresce e cresce. A questo punto, siccome comunque è una bellissima lettura, voglio vedere dei consigli per te. Vediamo un po'. Dei consigli per te con queste. Contempla la bellezza, cioè la bellezza di quello che vivi, a prescindere da questa persona, contempla la bellezza della vita che ti viene incontro. Abbiamo parlato prima del fiore di loto, no? Quindi contempla la bellezza della vita che ti viene incontro. Quando insisti nel mondo, quando vedi il mondo ostile e gli altri li vedi come nemici, non ti sorprendere che poi sia così. Ehm, allora, le profezie si autocompiono, no? Funzionano in ambe direzioni, cioè guarda la bellezza delle cose e non aver paura di ciò che è oscuro, cioè contempla entrambe le cose. Ti stanno dando un consiglio, soprattutto per quanto riguarda il paggio di spade che abbiamo visto qua, no? Ti dice quando insisti nel vedere sempre le cose negative o ciò che non va, il paggio di spade è qui, o no perché così, o no e poi c'hai, è normale che il mondo ti proietta quello che tu stai pensando e come stai vivendo in relazione con quello che ti accade. Se invece vedi la bellezza di ciò che ti accade, al di là ci sono zone scure, zone d'ombra e zone in luce, cioè contempla più che dire la bellezza delle cose oscure, l'utilità di ciò che ti si propone davanti, no? Contempla l'utilità di ciò che ti si propone davanti. L'utilità cosa significa? Tutto ciò che vivi è il Dharmakaya, gli insegnamenti del Buddha. Quindi eh, cerca di vedere la bellezza in ogni cosa che accade, cioè abitua lo sguardo, anche laddove gli altri non la vedono, abitua lo sguardo alla bellezza, così educhiamo questo paggio di spade, che in questo caso al blocco è quella parte della mente che cerca sempre la difficoltà, il negativo e sono loop ripetuti, no? E ti fanno tenere distante dall'apprendimento della vita costante. Sì. Sì, vediamo un'altra carta per te con questa. Attrazione energetica. Un vero maestro sa che si crea attraverso le proprie azioni. Non esitare quando senti l'energia che ti attira. Seguila senza paura e muovi il mondo. Hai un grande potere di attrazione. Allora, se non vuoi attrarre, diciamo, dire attrarre le cose negative ormai nel nostro approccio sciamanico è veramente riduttivo. Io ti direi di utilizzare magari dei pensieri negativi che ogni tanto arrivano nella tua vita, a prescindere da questa persona, come potenti alleati per farti vedere qual è l'emozione che quella paura protegge, affinché tu la possa sentire e lavorare con le emozioni per attrarre gli eventi che sono funzionali alla tua anima. Quindi non vedere le cose negative come negative. Qualsiasi cosa accade nella tua vita, ma vedile come delle opportunità, delle soglie attraverso cui tu puoi manifestare il grande obiettivo della tua anima. Mi spiego? Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, è una lettura stupenda. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.